Onegaishimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi torniamo a parlare dei samurai. Sono scomparsi i samurai dal Giappone o esistono ancora? Ve ne parlerò in questo episodio. Sigla! Beh ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Io sono Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non dovrai sottoscrivere nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da un appassionato di arti marziali per tutti voi appassionati di arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, cliccando la campanellina e rimanendo così aggiornati su tutti i video che io pubblicherò. Ma veniamo oggi a parlare di un argomento veramente curioso. I samurai sono veramente scomparsi? Beh, naturalmente l'immagine del samurai con la spada, col suo abito tradizionale che si aggira per le strade del Giappone, naturalmente è scomparso. Ma pensate un po', ci sono comunque delle persone riconosciute che sono dei discendenti di alcuni famosi samurai che tutt'oggi sono attivi in Giappone con numerose attività. Certo non sono più dei samurai, anche se qualcuno di loro comunque è sempre vicino a questo mondo, e oggi vi parlerò di questa incredibile curiosità dei discendenti dei samurai di oggi in Giappone. Oggi vi indicherò i nomi di questi discendenti di famosissimi samurai del Giappone e che cosa fanno oggi per vivere. Naturalmente loro, conoscendo benissimo il loro albero genealogico, non dicono io sono un samurai, perché questo anche ai giorni nostri in Giappone non sarebbe una frase conveniente da dire. Però sappiate che queste persone svolgono dei lavori anche ordinari in Giappone. Adesso vi faccio una rapida carrellata e poi andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. L'attuale capo della famiglia Tokugawa si chiama Tsunari Tokugawa. L'attuale capo della famiglia dei samurai Shimatsu si chiama Nobuhisa Shimatsu. Il nipote di Oda Nobunaga, ovvero Nobunari Oda, il discendente del clan Date fondato a Kamakura, è Date Yasamune. Ma di loro vi parlerò più avanti nel video. Abbiamo già detto che samurai è una parola che deriva dalla parola giapponese saburao, che è stata presa poi direttamente dal termine cinese bushi o buke, e appunto vuol dire servire. Infatti queste persone servivano in genere tutta la nobiltà, e in genere queste persone, i samurai, erano persone addette alla sicurezza, altamente esperti di arti marziali e naturalmente trattati con tutti gli onori. Naturalmente i samurai venivano ben pagati, ricevevano tantissime attenzioni oltre a un'incredibile istruzione. Quindi non era solo una classe d'élite, diciamo, di soldati addestrati, ma erano naturalmente anche nobili e studiosi, tant'è che addirittura dettavano le leggi della moda, e i colori e i vestiti usati dai samurai erano i più ricercati e i più imitati. Quasi sicuramente ogni samurai viene sempre rappresentato con la sua spada, mentre invece in realtà la spada era solo una delle numerose armi che il samurai poteva maneggiare. Si addestrava infatti in tantissime altre armi, come l'arco e le frecce, il bastone, l'alabarda, la naginata. Insomma, il samurai doveva conoscere alla perfezione tantissime armi per essere preparato al meglio per quando si fosse trovato sul campo di battaglia. Oggi possiamo avvicinarci al mondo del samurai in tanti modi. Ci sono tantissimi film, fumetti, cartoni animati, libri che parlano della storia dei samurai, e in Giappone costantemente, in praticamente tutte le città, vengono organizzati delle feste, delle ricorrenze per celebrare appunto questa immagine del samurai che è praticamente eterna. I discendenti dei clan dei samurai che vivono tutt'oggi in Giappone sono delle persone normalissime che svolgono lavori normalissime e che seguono una vita come tutti gli altri giapponesi. Naturalmente però non possono ignorare che il loro nome porta con sé una conoscenza e uno scrigno di un tesoro storico che tutti i giapponesi amano conservare. Partiamo dal primo, il clan di Tokugawa, che è famoso per il suo lungo dominio sul Giappone.
L'ultimo shogun del clan Tokugawa fu Tokugawa Yoshinobu. Regnò per un anno prima che tutto lo shogunato crollasse. A quel punto il clan, anche se ufficialmente non poteva più avere potere di influenza, il clan Tokugawa era talmente famoso e rispettato che trovò comunque altri modi per mantenere comunque la propria influenza militare. Molti membri Tokugawa hanno sposato figlie dell'alta società per mantenere uno status di alto rango appunto nella loro società. Il discendente attuale della famiglia è Tsunari Tokugawa, una persona che ha un senso degli affari veramente spiccato. Ha lavorato con la compagnia di navigazione Nippon Yusen prima di andare in pensione nel 2002. Ai giorni nostri dirige la fondazione Tokugawa. Questa associazione lavora per preservare i tesori culturali della famiglia dei samurai dei Tokugawa. Il figlio di Tsunari Tokugawa invece, che si chiama Hireshiro Tokugawa, è autore e traduttore di famosi libri. Parliamo del clan Shimatsu. I membri di questo clan affermano di essere diretti discendenti dell'imperatore Seiwa Kenji. Al culmine del suo potere, il clan Shimatsu vantava una ricchezza veramente inestimabile. E sì, anche il clan Shimatsu vive tutt'oggi in Giappone con il suo diretto discendente che è Nobuhisa Shimatsu. Tutt'oggi questa persona è il presidente di un'importante compagnia turistica. Passiamo al clan Oda. Il clan Oda è stato uno dei migliori clan esistiti in Giappone. I suoi membri infatti hanno partecipato e sono usciti vittoriosi da numerose battaglie storiche giapponesi. Naturalmente il nome più famoso che ci viene in mente è Oda Nobunaga. Nella sua visione c'era quella di riunire il Giappone ed era conosciuto per le sue incredibili potenzialità strategiche. Il discendente della scuola è Nobunari Oda, che è un pattinatore artistico veramente bravo. Passiamo a parlare del clan Date, è naturalmente Date Masamune. Grazie alle sue gesta e al suo eroico coraggio, Date Masamune fu premiato con numerose terre che gli vennero assegnate. Il discendente di questa casta di samurai è Date Yasamune. È un appassionato della cultura e della storia dei samurai e appare praticamente in tutti gli eventi più importanti del Giappone dedicati appunto ai samurai. Bene ragazzi, come vedete in un certo senso la casta dei samurai continua a esistere e ad essere sempre presente in Giappone e chissà che magari una volta in uno dei vostri viaggi non possiate veramente incontrare di persona uno di questi discendenti. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate like se il video vi è piaciuto, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!